Citando un aforisma di Lessing, del drammaturgo tedesco, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Beh, per l'Escape 1002 il piacere è appena iniziato. Sono passati già 3 anni dalla prima volta che l'abbiamo vista ad EICMA 2023 e finalmente è arrivata. Questa è una moto di pancia, è una moto che ti fa sentire le farfalle nello stomaco, proprio quando ci si innamora, e secondo me molti si sono innamorati. Siamo onesti, dopo 3 anni le aspettative qui erano veramente molto alte. Chi di noi ogni anno non si immaginava in sella a questa moto, di guidarla, di capire come sarebbe andata, quali caratteristiche avrebbe avuto, ma soprattutto se era all'altezza di così tanto clamore. Ed io che dopo averci percorso, anzi dopo aver avuto la fortuna di poterci percorrere oltre 700 km, posso dirvi che le mie aspettative non sono state disattese. Sulla nuova Escape 1002 c'è veramente tantissimo da dire e mi perdonerete se magari mi dimenticherò qualcosa. Per cui, per evitare che ciò accada, cerchiamo di partire con ordine e iniziamo a parlare del cuore pulsante che spinge questa splendida moto. La Motomorini Escape 1002 è spinta dal rinnovato motore V2 corsa corta Evo da 1187 cm3, che eroga una potenza massima di 129 cavalli. Questa è l'evoluzione del famoso bicilindrico a 87 gradi progettato dall'ingegner Lambertini. La coppia massima è di 106 Nm a 7000 giri, mentre la velocità massima dichiarata è di 220 km/h. Questo bicilindrico è stato rivisto sia per rispettare la normativa Euro 5 Plus, sia per migliorarne la fruibilità su strada. Il telaio ha una struttura mista acciaio-alluminio, mentre il forcellone è completamente in alluminio. Passando invece a quello che è l'impianto frenante di questa moto, Motomorini, come fa di solito, non lesina mai sulla sicurezza e ha dotato questa Escape 1002 di impianto frenante completamente Brembo, con ABS Bosch, cornering disinseribile e frizione antisatellamento. All'anteriore troviamo 2 dischi da 320 mm con pinza ad attacco radiale, mentre al posteriore abbiamo un disco da 280 mm. Oltre a questo, anche le leve di freno e frizione sono di tipo radiali, sempre Brembo. Passando invece al comparto delle sospensioni, qui è tutto Kayaba. All'anteriore abbiamo delle forcelle a steli rovesciati da 48 mm con un'escursione di 180 mm, completamente regolabili, proprio come ci ha sempre abituato Motomorini. Mentre al posteriore abbiamo un monoammortizzatore anch'esso completamente regolabile, con precarico remotato e leveraggio progressivo. Ed ora parliamo della posizione di guida, perché come potete vedere qui abbiamo una sella con questa insenatura abbastanza pronunciata e questa praticamente ci costringe un po' a rimanere in questa posizione, limitando un po' quelli che sono i movimenti di arretramento quando li vogliamo fare per sgranchirci un po' le natiche. Adesso saliamo sulla moto ed eccomi qui. Vedete, questa è la mia triangolazione manubrio, sella, pedana. Io sono alto 1,74 m, per me questa triangolazione è perfetta e ho potuto constatare con altri amici che si sono seduti per provare effettivamente la posizione di guida che persone che sono alte fino a 1,85 m dicono di trovarsi abbastanza bene. Quando iniziano già a essere vicino al 1,90 m, la gamba inizia ad alzarsi di più e l'angolo di piega del ginocchio risulta più acuto, quindi più arretrato, il che magari sulle lunghe percorrenze può iniziare a dare qualche fastidio. Detto questo, nulla, questa impostazione di guida sia turistica che sportiva, perché alla fine si adatta ad entrambe le modalità, io la trovo veramente perfetta e mi sento veramente molto a mio agio. Ed ora parliamo dei cerchi, perché come potete vedere abbiamo dei cerchi a raggi tangenziali. Davanti abbiamo un 19 pollici, mentre al posteriore abbiamo il classico 17. La moto di serie è scelgomata con Pirelli Scorpion Trail 3. Davanti abbiamo una misura di 120-70, mentre al posteriore abbiamo un 170-60. Ed ora parliamo un po' di numeri, iniziando dalla capacità del serbatoio, che è di 24,5 litri. L'altezza della sella da terra è di 840 mm, mentre l'altezza della moto da terra è di 190 mm. La larghezza del manubrio, quindi la larghezza massima della moto, arriva a 950 mm, il che non si discosta poi molto dall'Escape 700. L'unica cosa che è veramente diversa dall'Escape 700 è il peso, perché
questa moto ha un peso dichiarato di 259 kg a secco. Come vi ho anticipato, su questa moto abbiamo veramente un sacco di dotazioni tecniche e per evitare di dimenticare qualcuna, per comodità le dividerò in due categorie: sicurezza e comfort. Partiamo dalla sicurezza. Oltre al discorso dell'ABS cornering, dell'impianto frenante Brembo, della frizione antisaltellamento, abbiamo altre dotazioni che vanno a impattare sul tema della sicurezza, tra cui traction control su 3 livelli che possiamo anche disattivare, cornering light per una migliore visibilità durante le svolte a bassa velocità o nelle curve strette notturne, radar posteriore BSD per la rilevazione degli angoli ciechi, sensori di pressione dei pneumatici e una dashcam frontale che ci servirà nel momento in cui vogliamo o rivedere il nostro giro oppure in caso di incidente. Per quanto riguarda invece il comfort, le altre dotazioni sono le seguenti: 5 riding mode con 3 mappature motore, cambio quick shifter bidirezionale che ci permette una cambiata di marcia immediata, paramani e manopole riscaldate, sella pilota e passeggero riscaldata in maniera indipendente l'una dall'altra, parabrezza regolabile in altezza con una sola mano, cavalletto centrale, cruise control, protezione paracalore, doppia presa USB, una di tipo A e una di tipo C e comandi al manubrio retroilluminati. E dopo aver parlato delle principali caratteristiche tecniche e delle dotazioni presenti di serie sulla Escape 1002, andiamo a sentire questo scarico, che sound pazzesco che fa. Pronti? Accendiamola. Mamma mia. Basta, spegniamola perché sennò i vicini, cioè i lontani, potrebbero lamentarsi. Comunque vi ricordo che questo scarico esce così dalla fabbrica, quindi è omologato, c'è tanto di etichetta che indica i decibel che raggiunge questo scarico. È uno scarico godurioso che solo per questo varrebbe la pena di comprare questa moto. Sì, sto esagerando, però questa moto è pazzesca, veramente. Poi quando scoprirete il prezzo, che vi dirò alla fine, mi capirete perché sono così tanto entusiasta di questa Escape 1002. Oltre a questo, Motomorini ha introdotto una nuova applicazione diversa da quelle precedenti che si trovavano per Escape 700 o 650, che ci consente veramente di accedere a un sacco di funzionalità davvero molto interessanti, tra cui il sistema di navigazione. Andiamo a vederla. Ed eccoci qua sul telefono. Andiamo ad aprire subito l'applicazione Motomorini, che si chiama RideMo. Ok, questa è la schermata dello Scopri, praticamente come se fosse una pagina social dove tutti gli utenti di Motomorini Escape 1002 postano le loro foto del loro viaggio, eccetera. L'icona invece del profilo è questa che si chiama Mio e qui abbiamo tutti i dati utenti. Andiamo a cliccare sull'icona Moto e si apre questa dashboard. Allora, qui in alto a destra abbiamo il centro messaggi. Qui in alto a destra, cliccando su questo più, ci serve per andare a scannerizzare il QR code della moto per far sì che la salvi e la riconosca. Sulla parte intermedia della schermata abbiamo una piccola dashboard, ma cliccando qui su More sulla destra possiamo andare a decidere noi quali sono le prime 3 voci che vogliamo che compaiano nella home page. Quindi mettiamo chilometraggio totale, il chilometraggio parziale e l'autonomia. Clicchiamo su determinare. Ovviamente la traduzione delle voci è sicuramente da migliorare e come potete vedere adesso al centro abbiamo queste 3 informazioni. Dopodiché in basso abbiamo un altro riquadro con una serie di funzionalità. La prima a sinistra è il navigatore, quindi in questo caso ci dice si prega di collegare il wifi alla moto, ovviamente. Quindi adesso sono in casa, però quando vado giù in box accendo la moto e effettuo il collegamento wifi. La seconda voce sono dati di viaggio e qui li ha già salvati poi sul telefono. Adesso prendiamo, non so, un esempio, clicchiamo qui e ci fa vedere il percorso che abbiamo fatto, le accelerazioni rapide, le frenate e tutte queste piccole informazioni che insomma possono esserci utili. Però come potete vedere sta ricostruendo tutto il percorso che è stato fatto. Adesso andiamo su AOT. AOT praticamente fa la diagnosi della moto, quindi ci dice se ci sono delle anomalie
o qualcosa appunto che non va. Per esempio, prima mi era capitato che avevo il quadro acceso da un po' di tempo, a un certo punto è venuto fuori una voce che diceva di ricaricare la batteria perché si stava abbassando la tensione. È bastato poi spegnere e riaccendere la moto e tutto è andato a posto. Qui ha finito tutti i check, ok? E poi ci chiede se vogliamo ispezionarlo di nuovo oppure contattare un rivenditore, magari se dovessimo aver riscontrato qualche problema. Poi abbiamo Rec, che è la dashcam, però per vedere la dashcam c'è un'altra applicazione molto più semplice da utilizzare, che è la stessa alla quale lui si vuole collegare, però insomma per collegarsi alla dashcam bisogna tenere almeno il quadro acceso. Poi andiamo a vedere l'icona EF, che non è nient'altro che una recinzione virtuale. Qui andiamo a decidere il raggio del nostro perimetro, in questo caso mettiamo a 100 metri, diamo l'ok. Se la moto esce da questo cerchio, riceviamo una notifica che ci allarma che la moto non si trova più all'interno del recinto. Poi clicchiamo su FOTA e qui abbiamo l'aggiornamento del firmware. Cliccando su RC, questa è una funzione molto simpatica secondo me, perché ci dà la possibilità di fare delle cose da remoto, quindi qui non dobbiamo essere per forza di cose collegati alla moto, non ci deve neanche essere la chiave inserita nella moto, ma possiamo farlo in tutta libertà. Perché vi ricordo che nella T-Box c'è una SIM che fa anche traffico dati. Quindi se io volessi accendere la moto da qui, schiaccio Start, clicchiamo su Determinare e la moto si è accesa. Se vado fuori la sento. Immagino che si senta. Adesso clicco su Stop e la moto si è spenta. Incredibile questa cosa. Poi vabbè, abbiamo anche la possibilità di preriscaldamento della sella del pilota e nulla, insomma, queste cose qua simpatiche, ecco, che possiamo fare con questa applicazione. Se clicchiamo sulla freccia si apre Google Maps e ci dà le indicazioni per raggiungere la moto. Se invece clicchiamo sull'icona Google Maps ci dice solamente dove si trova la nostra moto. E questa è la nostra applicazione. Adesso non perdiamo tempo, mettiamoci in sella e andiamo a provare su strada la nuova Escape 1200. Ecco, in questo momento sto utilizzando l'applicazione Motomorini per navigare, quindi sto usando Google Maps e ho attivo il cruise control che si vede qui sulla destra. Come vedete abbiamo la velocità, l'odo, la marcia qui in basso, i gradi esterni. Quello che manca, che secondo me è abbastanza importante perché poi magari ci si dimentica, è che non vedo il livello del carburante, e questo secondo me andrebbe rivisto, perché effettivamente insomma uno quando si mette lì a navigare si può anche dimenticare il fatto che sta macinando chilometri senza sapere che magari sta andando in riserva. Allora iniziamo a vedere un po' quelle che sono le funzionalità offerte da questo display da 7 pollici che viene condiviso anche con la Escape 700, quindi lo troviamo anche sull'Escape 700. Iniziamo con dire che qui abbiamo la prima spia che ci indica che abbiamo attivato il DRL automatico, ovvero praticamente quando entriamo in galleria o quando fa buio si accendono automaticamente i fari anabaianti. Ora, utilizzando il joystick qui alla mia sinistra, cliccando a sinistra si accede alle varie opzioni del menu, alle varie funzionalità. In questo caso andiamo direttamente su quella principale che è la info. Una volta che siamo qua, sul joystick prendiamo a destra ci si apre questa schermata, ancora a destra, e qui vediamo lo stato attuale del veicolo, quindi abbiamo dopo quanto tempo bisogna portarlo a fare manutenzione, la misura dei pneumatici, il trip, la tensione alla batteria, la temperatura dell'acqua, la velocità e la marcia inserita sempre, e poi abbiamo, vedete, qui abbiamo la T-Box, il motore, il gomma anteriore e gomma posteriore. Questo ci indica che nel momento in cui abbiamo un problema come la gomma sgonfia
o qualche problema al motore, si colorerà di rosso. Torniamo indietro, quindi clicchiamo a sinistra e adesso andiamo a vedere le altre funzionalità. Questo è il trip, possiamo andare a impostare, azzerare il nostro contatore di chilometri parziali, che ci dà anche una media di quelli che sono i dati di questo viaggio. Quindi oltre al chilometri percorsi ci indica appunto la velocità media, il consumo medio, attenzione molto importante, perché poter capire in un range di chilometri quanto andiamo a consumare, insomma, ci fa capire effettivamente se stiamo pestando giù come dei dannati oppure no. In questo caso vedete, io sto sui 12 km a litro perché la sto usando in maniera, diciamo così, un po' più in maniera intensa, ecco. In questo momento per raggiungere la destinazione vado piano, quindi verosimilmente i consumi diminuiranno. Poi torniamo ancora col joystick a sinistra, ovviamente abbiamo trip 1 e trip 2 e poi abbiamo le impostazioni che appunto ci indicano se vogliamo il trip manuale, dove praticamente siamo noi a gestire, automatico, dove praticamente a moto spenta per un tot di ore si azzera in automatico. Dopodiché abbiamo la modalità di guida e qui praticamente abbiamo le 5 modalità di guida, quindi 5 riding mode e le 3 mappature motore. Abbiamo mappatura low, medium e diciamo massima. Poi abbiamo la possibilità di andare a regolare il controllo della trazione, quindi il TC possiamo regolarlo su 3 livelli e possiamo anche disabilitarlo volendo. Ancora a destra possiamo andare a dirgli di abilitare o disabilitare l'ABS. Questo per quanto riguarda il tema della mappa off-road, che lì possiamo scegliere se disabilitare solo il posteriore o tutto quanto. Torniamo di nuovo tra le nostre funzionalità e qui abbiamo il blind spot radar, che è il radar posteriore che rileva i veicoli che sopraggiungono negli angoli ciechi. Ovviamente io lo lascio sempre attivo perché è veramente una comodità, come ho sempre detto. Poi andiamo giù, qui ci sono appunto le luci che possiamo andare a attivare in automatico oppure no. Poi qua abbiamo la possibilità di regolare la musica, quindi di gestire, anzi la musica, scusate. Ora il telefono non è collegato, quindi non abbiamo la possibilità di andare a modificare le tracce, ma qui insomma si riesce a gestire la musica in tutta autonomia. Poi andiamo ancora giù e abbiamo il collegamento con il telefono e qui insomma ti fa vedere le ultime chiamate, i contatti e quant'altro. Adesso c'è una rotonda, quindi devo prestare attenzione a non andare a sbattere. Vedete com'è comodo, cioè è veramente spettacolare sta cosa. Allora torniamo di nuovo al menu, vediamo se, ecco, qui abbiamo per esempio il riscaldamento della sella posteriore. Possiamo andare a regolare qui il livello, se minimo, medio o massimo. Bluetooth è già visto, salutiamo. Poi qui c'è il trip che abbiamo visto prima, la modalità di guida che abbiamo visto. Ok, mi sembra che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Bene, ora parliamo della strumentazione. Come vi ho fatto vedere, il display è leggibilissimo, secondo me ha una visibilità veramente ottima. Qui sulla sinistra abbiamo il nostro joystick, poi abbiamo la possibilità col tasto mod di andare a cambiare le nostre mappature, quindi wet, off-road,
o il Terrain Sport. Qui abbiamo il livello di traction control che possiamo andare a modificare cliccando su questo pulsante. Possiamo a questo punto andare anche a disattivarlo, tenere premuto per 3-4 secondi il pulsante del TC. Come vedete qui il livello è 0 perché è disattivo e qui compare la spia di avvertimento. Cliccando un'altra volta si va a riattivarlo partendo dal livello 1, 2 e 3 e quant'altro. Poi qui abbiamo il pulsante per la sella e qui abbiamo il cruise control che abbiamo visto prima in tangenziale. Qui in basso poi abbiamo il comando delle frecce, poi ancora più basso il clacson, si sente molto bene. Poi qui davanti abbiamo il passo, vuol dire che sono gli abbaianti, quelli per sfanalare, per intenderci. Dopodiché sulla destra abbiamo il pulsante per andare ad attivare le manopole riscaldate e poi il pulsante di accessione, di spegnimento e le 4 frecce. Come sulla Escape 700 dove è stato introdotto il nuovo sistema di regolazione del cupolino, anche sulla Escape 1200 troviamo lo stesso sistema che ci permette di andare a regolare con una mano il nostro cupolino anteriore. Quindi andiamo a spingere e lo portiamo in giù e questa è la sua posizione, diciamo così, più bassa. Poi se spingiamo e portiamo su in alto, questa è la sua posizione massima. Ovviamente essendo 1000 righe qui possiamo anche trovare delle misure intermedie, quindi c'è questa libertà. La cosa che non mi piace è che se dovessi installarci sopra un navigatore, non di quello di Motomorini ma un navigatore tipo un Garmin, qui dovrei installarlo solamente qua sul manubrio, mentre a me piacerebbe averlo qui davanti, però vabbè, non si può avere tutto della vita. Ecco, come potete vedere in questo momento c'è il segnale della pressione delle gomme che c'è un'anomalia. Allora in questo caso solitamente indica che la pressione della gomma o è troppo alta o è troppo bassa. Andiamo a vedere, clicco a sinistra, andiamo sulle info, quindi su questa icona, clicchiamo a destra, info veicolo, e in questo caso ha perso la connessione del sensore a pressione della gomma anteriore. Solitamente quando abbiamo un'anomalia, e questo l'ho verificato in prima persona, se la pressione della gomma è troppo alta o troppo bassa, la gomma da verde passa a rossa. Ok, quello che credo di essermi dimenticato, ma che vi ripeto nel caso, è che nei comandi sulla manopola di sinistra abbiamo il tasto Mode che ci consente di andare a cambiare la nostra modalità di guida. Di fianco invece abbiamo la stellina. La stellina praticamente è la modalità di guida preferita. Quindi se noi vogliamo che paradossalmente, per fare un esempio, che la modalità di guida sia quella wet, andiamo a selezionare la nostra modalità di guida e poi andiamo a schiacciare per qualche secondo il tasto con la stellina. Ok, non ci compare nessun avviso, però se io la vado a modificare poi rischiaccio mi ritorna a wet. L'altra cosa che invece ho notato che in questa schermata manca è il fatto che mi avverta che ho attive le manopole riscaldate o la sella del conducente, del pilota. Prima l'ho schiacciato, ovviamente non ho visto nulla e ho lasciato perdere, ma a un certo punto la sella è iniziata a riscaldarsi e caspita, siccome ci sono più livelli adesso devo capire a che livello l'ho messa prima, e quindi non avendolo qui a display un'indicazione, questo è un po' scomodo, quindi adesso devo cliccare più volte fino a capire se la sella si sta spegnendo oppure no. Per quanto riguarda invece la sella passeggero, ovviamente
devo accedere dal menu della sede passeggero e lì l'attivo e posso vederlo in maniera del tutto autonoma anche con questa schermata, perché nella schermata classica, che poi andremo a vedere quando disattivo la navigazione, vedremo che qui in basso a destra abbiamo il livello di riscaldamento delle manopole, della sella del pilota e della sella del passeggero. Io spero solamente che quello che sto dicendo si senta, perché se avete notato, avete sentito, lo scarico di questa moto è uno scarico poderoso, pazzesco, fa un rombo che veramente qua bisogna inventarsi uno scarico aftermarket che faccia meno rumore. La prima sensazione che ho provato mentre guidavo questa moto, è stata pazzesca, perché il manubrio viene verso il pilota, quindi non mi devo stendere troppo con le braccia, e io ovviamente non sono uno che ha le leve molto lunghe. E poi il manubrio è bello largo, quindi ti dà proprio il senso di un controllo pieno della moto. Salutiamo. E tutto è nella posizione di dove dovrebbe essere, quindi è veramente molto comoda. Confermo che la posizione di guida è molto buona, ottima direi per la mia statura. Io sono alto 1,74 m, 1,75 m, e la triangolazione manubrio, sella, pedane per me è perfetta. L'ho fatta provare anche a un mio amico che è alto 1,87 m, ecco, per lui già inizia a essere un pelo scomodo, perché praticamente si trova le gambe più alzate, il ginocchio leggermente più piegato, e questo insomma nei lunghi viaggi può dare un po' fastidio, può essere scomodo, può farci stancare di più. Però per chi è alto dal 1,73 m direi all'1,85 m, questa posizione, questa triangolazione dovrebbe essere più che buona. La protezione del cupolino, che come vi ho fatto vedere prima si alza e si abbassa, allora è buona, però secondo me la protezione dell'Escape 700 è migliore. Ragazzi, probabilmente io sono troppo grosso, però diciamo che qua la parte frontale è ben coperta, le spalle, le braccia sono quelle che soffrono di più. Sull'Escape soffrono di meno, secondo me. Per quanto riguarda invece il fattore sicurezza, ok, abbiamo l'ABS Cornering Bosch con le corner lights, quindi con le luci angolari che quando vado a piegare la moto, soprattutto quando c'è poca luce, mi va a illuminare il lato dove io sto piegando, e questo è veramente molto comodo. Però la cosa che a me piace un sacco di questa moto, che non mi sarei aspettato di trovare onestamente, è il radar posteriore. Il radar posteriore come funziona? Quando una macchina si sta avvicinando a una velocità più alta della tua, lui si attiva, ti fa vedere negli specchietti qui, che spero si veda, un segnale ambrato. Ovviamente se la macchina arriva da sinistra si illumina lo specchietto di sinistra, se arriva da destra si illumina quello di destra. Se la stazza del veicolo va ad occupare tutto il raggio del radar, a quel punto lui va ad avvisarti su entrambi gli specchietti. Oltre ad avvisarti sullo specchietto, poi ti va a visualizzare a display, non in questa schermata, ecco, che adesso vorrei esserne sicuro, ma fino adesso non ho visto attivo nulla, nessuna segnalazione. Però sull'altra schermata ti va a mostrare l'angolo della macchina che sta sopraggiungendo, quindi si va a posizionare un'icona o sul lato sinistro o sul lato destro dell'icona del radar, che poi vabbè vi farò vedere. Cosa vede chi è dietro di noi e si sta avvicinando troppo? Quello che mi hanno detto i miei amici durante questa prova dell'Escape 1200 è che se io mi avvicino alla moto, il faro dietro inizia a lampeggiare, come per dire guarda che io sto frenando, quindi pone attenzione al veicolo che ci sta
sopraggiungendo le spalle. E questa, ragazzi, è una figata pazzesca, perché è un controllo attivo non solo verso di noi, ma anche per chi ci sta precedendo. Assurdo, cioè non mi sarei aspettato una cosa del genere, non mi sarei aspettato il radar, figuriamoci una cosa del genere. Quindi, ragazzi, Moto Morini sul tema sicurezza non è inferiore a nessuno. Ecco, adesso come potete vedere si sta illuminando lo specchietto di sinistra con questo avviso, perché abbiamo una macchina che sta per sopraggiungere. Adesso si aspetta perché si è allontanata, ma nel momento in cui io rallento e la faccio avvicinare, ecco, vedete che si attiva e qui non compare nulla. Diciamo che sarebbe bello poter vedere anche qui una segnalazione. Adesso facciamo una prova di elasticità di questo motore, così vi faccio vedere effettivamente com'è bello elastico questo corsa stretta. Sono in sesta marcia e sta andando tranquillamente a 50 all'ora. Ovviamente non è che posso accelerare di colpo, però se io lo do gradualmente il motore accetta questa marcia e va in progressione. Sentite il sound, adesso la teniamo un pochino, anzi col quick shift partiamo dalla seconda. Avete sentito, ragazzi, che roba, che roba! Assurdo! Questa moto non ha una spinta, diciamo, on off, non ti dà il calcio nel culo, ma ha una progressione veramente molto bella. È una moto che possono guidare secondo me tutti, ma soprattutto una moto che è da guidare. Non è una moto che ti guida, ma lei vuole farsi guidare. Posso capire nei lunghi viaggi questo scarico possa dar fastidio, la lunga, ma è troppo una libidine, o al limite, insomma, mi metterò i tappi nelle orecchie. Però come fai a cambiare uno scarico così? Cioè, pazzesco. Ah, pensa te, non mi ero neanche accorto che ero nella modalità road e mi ero già galvanizzato. Adesso mettiamo la modalità sport, dove i riding mode praticamente non agiscono sulla potenza del motore, ma sulla risposta dell'acceleratore e quindi sulla risposta del motore a quanto gas diamo. La sport sicuramente è quello più reattivo. La road che avete visto prima dà una buona risposta, ma non è paragonabile a questa sport. Adesso appena occasione, anzi è arrivata, andiamo! Là. Oh, pazzesca, pazzesca, ragazzi. Questa è la riding mode che io preferisco. Ci ho fatto, ripeto, più di 700 km, alla fine mi ritrovo sempre con la sport. All'inizio, devo essere sincero, non mi trovavo molto, perché all'inizio devi giocare un po' con la sensibilità, no? Cioè è molto sensibile, una volta che ci pigli la mano basta, è tua. Bene, adesso mi sono appena fermato perché ho voluto cambiare la schermata di navigazione. Adesso sono passato a quella a pittogrammi. Come potete vedere, qui abbiamo le frecce, questa è quella che ci indica la direzione che dobbiamo continuare a seguire, e qui invece a sinistra abbiamo la prossima svolta, in questo caso 12 km e 9, prossima svolta a destra. Come potete vedere, qui cambia tutto, non c'è più la mappa ad occupare praticamente il 90% dello schermo, e quindi abbiamo già una cruise code, una dashboard che ci dà le maggiori indicazioni che ci servono mentre guidiamo. Quindi modalità di guida, in questo caso sport, abbiamo sempre il traction control, orario, gradi centigradi, quindi temperatura esterna dell'ambiente, e poi qui abbiamo il radar posteriore che a breve vi farò vedere qui come viene segnalato, il cruise control che in questo momento è disattivo, anzi
attivo ma in questo momento non funzionante. Se poi lo vogliamo proprio disattivare, andiamo a spostare la leva verso sinistra e qui non compare più. Noi lo rimettiamo, così compare. Qua dice la regolazione di velocità di crociera disponibile tra i 50 e vediamo i 150 km/h. Qui invece abbiamo quello che stavo cercando nell'altra, perché avevo il sedere che mi stava andando proprio in fiamme. Qui abbiamo la manopola riscaldata, ok, e poi abbiamo sella del pilota e sella passeggero, che adesso andiamo a vedere effettivamente come vanno a regolarsi. Più che altro la sella del pilota, che prima appunto non si vedeva e quindi non sapevo se l'avevo spenta oppure no. Abbiamo poi i chilometri rimanenti sul discorso dell'autonomia della moto, connessione Bluetooth, livello della batteria della moto, e poi abbiamo temperatura dell'acqua. Questo fa sempre parte della navigazione e ci dice appunto che fra 12 km e 9 dovremo fare una svolta. Odometro, quindi il totale dei chilometri, e il trip 1. Bene, qui poi ovviamente abbiamo delle icone, delle indicazioni ai lato che ci dicono appunto pompa della benzina, ABS, anzi andiamo proprio a spegnere, ok, perfetto. Pompa della benzina, ABS, fari, diciamo fendinebbia se in dotazione, poi marcia, qua si vede la benzina, olio, freccia a destra, freccia a sinistra e basta. Questo invece è il sensore crepuscolare, che in base alla quantità di luce va a regolare sia la luminosità dello schermo, quindi passa in contrasto nero, quindi notturno, e poi ci andrà ad accendere i fari anabbaglianti qualora avessimo messo la modalità automatica. Bene, adesso che vi ho spiegato questo, mettiamoci subito in sella e continuiamo il nostro giro in moto. Dimenticavo, qui praticamente adesso, dopo che l'ho spento per più secondi e l'ho acceso, ha perso il collegamento con il telefono, per cui a questo punto noi torniamo col telefono in questa modalità che è rimasta, ma basta andare a cliccare a sinistra, tornare sull'icona della mappa, cliccare ancora sul navigatore con il tasto direzionale destro e poi andare a scegliere navigazione con mappa o pittogrammi. Io voglio la pittogrammi, per cui adesso se torno indietro non l'ha preso. Torniamo indietro, rifacciamo la stessa cosa, andiamo avanti, navigatore, qui è tutto quanto collegato, andiamo a rimettere la nostra navigazione. Ok, a questo punto l'ha preso, avete visto, salita piccolo Stelvio e siamo pronti per iniziare la navigazione. Perfetto, ottimo. Cioè, questo piccolo passaggio, diciamo un pochino macchinoso, però insomma anche questa cosa qui sarà sicuramente oggetto di miglioramento da parte dei tecnici di Moto Morini. Ora saliamo in sella, mettiamoci i nostri guanti. Andiamo a vedere un secondo, per curiosità, se il livello, diciamo così, del consumo medio è diminuito. Quindi andiamo sul trip, questo, destro, destro, destro. Vedete, siamo già arrivati, prima era 12.3 se non ricordo male, adesso è 12.5. Ecco, andando ad andature, diciamo così, un po' più tranquille, vedete che i consumi si abbassano, si attesteranno sicuramente intorno ai 14, come hanno riscontrato sia i già clienti che come, diciamo così, dichiarato da Moto Morini, che anche su questo devo dirvi che ci sta lavorando. Perfetto, dai, mettiamo l'ultimo guanto ed eccoci qui. Guardate qui la regolazione del riser, che è spettacolare, con questa chiusura che è troppo bella, veramente sono quelle piccole cose che ti lasciano così a bocca aperta. Qui abbiamo le regolazioni della forcella, è bellissima sta moto, abbiamo le leve della frizione di tipo radiale e anche per il freno con una pompa radiale. Poi scoprirete il prezzo di vendita di questa
meraviglia. Mamma, ma che roba è? Che roba è sta moto? Perfetto, dai, riprendiamo il nostro giretto. Ecco, adesso ho appena attivato la manopola riscaldata e dietro c'era una macchina e si è visto appunto l'icona rossa dell'automobile. Ora andiamo ad aumentare, ok, 2 macchine, vuol dire che praticamente la macchina posteriore ha occupato l'intero spettro del radar. Adesso andiamo ad aumentare il numero della temperatura, il grado di temperatura delle manopole, è diventato arancione, ancora rosso, quindi 3 livelli. Se io rischiaccio di nuovo, disattivo, perfetto. Adesso facciamo la stessa cosa con la sella del pilota, schiaccio qui una volta, verde, 2 volte arancione, 3 volte rossa, perfetto. Schiaccio un'altra volta, disattivo, e adesso lo so e io non mi brucerò le mie chiappe. Devo dirvi che questo cockpit, questa modalità di navigazione a pittogrammi mi piace molto, perché, ripeto, mi dà ampia visione di tutto quello che devo sapere della moto, ma soprattutto del radar. Vedete che ci sono 2 moto dietro che adesso salutiamo. Adesso ne sta arrivando un'altra spettacolare. Come funziona bene, ne arriva un'altra, vedi, a sinistra, perché la moto occupa solo una parte dello spettro del radar, quindi veramente molto bene. A Cilpicchia ho dimenticato di allacciarmi il casco, quindi metto la freccia e mi allaccio il casco. Mannaggia, ecco fatto. Se date un'occhiata al plexiglass, quindi al cupolino, potete notare che ci sono delle deformazioni a valle della cornice qui. Ok, a me non danno particolarmente fastidio, però insomma dipende sempre a che altezza del campo visivo ci arrivano, quindi per stare tranquilli, se uno lo mette in basso non ha problemi. Però in questo caso io devo mettere alto, perché tanto, ripeto, non è che sono altissimo, però insomma alla fine neanche così io non guardo attraverso il cupolino, ma guardo più avanti a me, quindi nella visuale non metto a fuoco il cupolino. Vedete qui, sto caricando il mio cellulare con la presa USB-C, abbiamo anche la presa USB-A se volessimo caricare un secondo dispositivo. Bella. La cosa che mi sarebbe piaciuto trovare, magari in una Escape versione 2, è la possibilità di avere qui una tasca per riporci il cellulare o il telepass o altre piccole cose, che la trovo molto utile. Visto che qua è tutta plastica, si potrebbe pensare di fare una sorta di tasca come si hanno su altre crossover come BMW piuttosto che Ducati. Ecco, questo sì, questo sarebbe molto comodo effettivamente. Guardate che spettacolo di giornata, bella. Dai, proviamo a tirarlo un pochino subito in modalità sport. Vedete, non è ancora entrata la coppia qui entra a 7000 giri e sentite come accelera molto in progressione, si fa sentire bene, spinge bene, ma molto bella questa cosa, mi piace un sacco. Come potete vedere questa strada ha diverse disconnessioni, adesso ne prendiamo qualcuna. Comunque quando mi capita di prendere delle disconnessioni come quelle che abbiamo visto prima, il comportamento è molto buono, nel senso che
si sentono, ma si sentono, diciamo così, il giusto, non è un'esagerazione, non è che ha delle sospensioni rigide. Poi ovviamente si possono anche andare a regolare, quindi ammorbidire ancora di più, però devo dire che non avverto particolari problemi, anzi in realtà non avverto problemi, perché reputo che questa moto copi molto bene l'asfalto, e ovviamente copiandolo molto bene le parti di asfalto malandato si sentono, però vengono comunque sia ammortizzate molto bene. Quindi perlomeno io sono da solo e peso 115 kg, in coppia forse si possono avvertire qualcosa in più, ma personalmente giudico anche questo aspetto in maniera più che positiva. Vedete, anche in terza comunque sia si riesce ad andare a basse velocità, anche se io onestamente preferisco avere il tiro della seconda, che la trovo più reattiva. Il freno dietro aiuta tantissimo a chiudere la curva. L'avantreno risponde bene, dighe del molato. Sentite il quick shifter come è veloce, nel cambio anche in scalata. Ho fatto una bella pinzata, mi si è sollevato un pochino il retrotreno, volevo farlo arrivare in coppia a 7000, ma ragazzi bisogna stare attenti. Il quick shifter è veramente molto sensibile, alcune volte lo sfiori e cambia marcia. Comunque la frenata è veramente poderosa. Nelle strade dove abbiamo un sacco di curve veloci a zig e zag, come dicevo, bisogna buttarla giù di peso, perché comunque sia è una moto di una certa importanza. Però devo dire che la seduta un po' scavata, che ti fa proprio entrare all'interno della carenatura della moto, è molto apprezzata. Il tema dei cambi di direzione, secondo me, si va ad aggiustare con il setting delle molle anteriori soprattutto. Comunque, ma come si fa a scendere da sta moto con sto sound? Anche in basso non si perde, quindi è davvero un motore molto elastico. Non bisogna dare troppa confidenza, perché lei è pericolosa sotto questo punto di vista, è permalosa. La devi guidare, la devi domare, ma non la devi sottovalutare. A seconda dei 7000 giri come spinge in alto, ragazzi. Sì, avvallamenti non aiutano, però danno l'idea di come l'X-Tape riesca ad adattarsi anche a questo asfalto un po' così discontinuo, avvallato.
Bene ragazzi, siamo arrivati qui al Passo del Penice, il test ride si conclude qui ed ora trarrò quelle che sono le mie conclusioni dopo oltre i 700 km in sella a questa Escape 1200. Iniziamo col dire che questa moto, a differenza delle altre che ti portano a spasso, lei vuole essere guidata, lei ha bisogno di un motociclista che le dica che cosa deve fare e come deve farlo. È una moto facile, veloce, semplice, adatta un po' a tutti, però attenzione a non dargli troppa confidenza, perché dopo i 7000 giri la Escape cambia completamente di carattere. Lì il motore inizia a dare il meglio di sé, la progressione fino a 9000 giri è veramente repentina, non ti dà quella botta, diciamo così, di cavalli istantanea, ma quei cavalli te li distribuisce tutti tra i 7000 e i 9500 giri. Incredibile, è una moto veloce, è una moto che ha bisogno di andare in alto, una moto che ha le marce che ti fanno andare oltre 7000 giri, dove lei sicuramente lì dà il meglio di se stessa. È una moto che tutti possono guidare, una moto facile, semplice, una ciclistica veramente ottima che ti segue in tutte le traiettorie. Certo, c'è da dire che nel misto stretto e veloce lì il peso un pochino si fa sentire, ma mi raccomando però a non dare troppa confidenza, perché quando andiamo veramente sopra i 7000 giri, lì questa diventa una bestia. Per quanto riguarda invece i difetti, la cosa che onestamente secondo me è da migliorare è la protezione del parabrezza, che nonostante abbia lo stesso sistema dell'Escape 700, secondo me protegge un pelino meno. Un'altra cosa che secondo me va migliorata è la densità della sella, perché dopo circa 200 km, per persone ovviamente che hanno il mio peso, quindi sopra i 100 kg, ho sentito un certo fastidio al coccige, e sicuramente dato dal fatto che, come potete vedere, la sella non è molto spessa e quindi probabilmente più adatta a persone leggere, per non dire magre. Parlando invece di riding mode, quello che mi è piaciuto di meno, al netto del fatto che all terrain e off road non ho potuto testarli, è il riding mode road. Perché praticamente l'ho visto un pochino fiacco, la risposta dell'acceleratore è veramente lenta e mi aspettavo probabilmente qualcosa in più. Certo, la sport è super reattiva, però la road, secondo me lì bisogna un attimo andare a modificare qualche parametro di reattività della risposta dell'acceleratore, perché secondo me è molto più simile a una wet. E come ultimo aspetto vi ho lasciato i consumi, perché lo so molto bene, il tema dei consumi è molto sentito, soprattutto su moto di questo genere, su crossover che sono improntate a macinare un sacco di chilometri, a fare mototurismo. Qui in sostanza dobbiamo scegliere se comprarci una moto che ci regali veramente tante emozioni ma che ci faccia consumare tra i 12 e i 14 litri, oppure preferire moto meno emozionali ma che ci consentano di arrivare a 20 km al litro. Queste sono considerazioni del tutto personali, però vi posso dire che i ragazzi di Moto Morini questo lo sanno e ci stanno lavorando. Non è detto che riescano a risolvere questo problema, ma sicuramente ci stanno dando un occhio. Ovviamente stiamo parlando di un motore di derivazione Lambertini, quindi il classico motore che era montato sulla Gran Passo o sulla Corsaro 1200, che erano super noti per la loro scorbuticità ma anche per la loro potenza e consumo, e questo è un aspetto del carattere di questo motore che insomma non sono ancora riusciti bene a gestire. Però devo dirvi in tutta franchezza che, ragazzi, se io devo andare in moto e devo provare delle emozioni, se anche faccio 3-4 km al litro in meno, me ne faccio una ragione. In fin dei conti qui noi guidiamo una moto per le emozioni che ci trasmette, non per i consumi che ci fa risparmiare. Parlando invece del sound, quello è strepitoso sempre, io non mi stanco mai di sentirlo, però posso capire le persone che magari dopo 200-300 km di viaggio, questo continuo rombo che comunque se in marcia si sente, potrebbe risultare fastidioso. Qui, come ho già detto, o ci adoperiamo con dei tappi per le orecchie, oppure andiamo a sostituire questo scarico, che sarebbe un peccato, però per rendere la moto, diciamo così, più vivibile a persone un po' più sensibili d'orecchio, lì andremo ad agire su uno scarico aftermarket che questa volta, invece di fare più rumore, dovrà farne di meno. Bene, in conclusione posso dirvi che, attenzione, mi stavo dimenticando di dirvi il prezzo. No, non mi stavo dimenticando. Allora, Moto Morini da maggio ha deciso di vendere la Escape 1200 a soli 12.990 euro, un prezzo veramente promozionale.
È una moto che secondo me non bisogna lasciarci scappare, perché veramente abbiamo tutto. Se il tema che ti fa pensare è dato più che altro da un discorso di consumi, beh, se dobbiamo stare sempre lì a vedere quanto consumiamo, allora ti dico subito che questa moto al momento, fino a quando non dichiareranno di aver risolto il problema dei consumi, certo questa moto non fa per te. Diversamente, se invece sei più interessato alle emozioni di guida che ti può trasmettere la moto, beh, su questa sicuramente non sbagli. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Dovrei avervi detto tutto su questa moto. Se avete delle domande, avete dei dubbi, scrivete tranquillamente nei commenti, come sempre sarò ben lieto di potervi rispondere. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un like e un hype, mi raccomando. Se non sei iscritto o iscritta, cosa aspetti? Iscriviti al canale, così mi supporterete e mi darete la possibilità di portare altri contenuti come questo. Ci vediamo alla prossima, ciao!